Wanda Marasco trionfa al premio Campiello 2025, la vittoria di un soffio e di una voce potente. Venezia, 13 settembre 2025, una serata di emozioni, suspense e letteratura. Alla Fenice di Venezia, cuore simbolico della cultura italiana, la 63esima edizione del premio Campiello si è conclusa con uno dei finali più incerti degli ultimi anni. A spuntarla è stata Wanda Marasco con il romanzo Di spalle a questo mondo, Neri Pozza, vincitrice per soli 3 voti di scarto sul rivale più accreditato, Fabio Stassi. Un verdetto che ha reso l'atmosfera elettrica, dimostrando quanto la letteratura sappia ancora dividere, coinvolgere e appassionare. Una vittoria per un soffio. Il Campiello ha una particolarità. L'ultima parola spetta alla giuria dei 300 lettori anonimi, distribuiti in tutta Italia e scelti per rappresentare un pubblico ampio e trasversale. Quest'anno hanno votato in 282 e il conteggio finale ha segnato un margine sottilissimo. 86 voti a Marasco, 83 a Stassi. A seguire Monica Pareschi con Inverness, 58 voti, Alberto Prunetti con Troncamacchioni, 36 voti, e Marco Belpoliti con Nord Nord, 19 voti. Il pubblico del teatro ha vissuto l'annuncio con un brivido. Raramente il premio si decide con un margine così ridotto. La stessa Marasco, salita sul palco con emozione visibile, ha definito il riconoscimento una gioia dura e dolce insieme, come un chiodo che resta nella memoria. Il romanzo? Follia, amore e resistenza. Di spalle a questo mondo è un'opera che affonda le radici nella Napoli di fine Ottocento, attraversata da tensioni sociali e fermenti culturali. Al centro c'è Ferdinando Palasciano, medico realmente esistito, pioniere di un'idea etica della professione e considerato precursore del diritto umanitario, spesso dimenticato dalla grande storia. Accanto a lui la moglie Olga Pavlova Vavilova, donna segnata da fragilità fisiche e interiori, diventa figura specchio e contraltare. La scrittura di Marasco, che da sempre unisce poesia e narrativa, trasforma la loro vicenda in un affresco sul limite umano, la follia non come deviazione, ma come condizione che rivela più chiaramente la verità dell'esistenza. Il romanzo si muove tra biografia, invenzione e riflessione filosofica, mescolando voce storica e lirica personale. È un testo che non teme complessità e che porta avanti quella ricerca di Marasco sul dolore e sull'emarginazione già intravista nei suoi lavori precedenti. Una serata di grandi voci. La cerimonia, condotta per la prima volta dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti, è stata impreziosita dalle note di Luca Barbarossa e della sua social band, che hanno regalato momenti di leggerezza musicale tra un annuncio e l'altro. Oltre al premio principale, la serata ha celebrato anche altre voci. Laura Pariani, premiata con il premio Fondazione Il Campiello alla carriera, riconoscimento alla sua lunga attività di narratrice, Antonio Galetta, vincitore del premio Opera Prima con Pietà, Giacomo Bonato, appena 17enne, vincitore del Campiello Giovani con Verso Oriente. Le scrittrici per ragazzi Ilaria Mattioni, La figlia del gigante, e Chiara Carminati, Nella tua pelle. Premiate per il Campiello Junior. Lauro Marchetti, insignito del Campiello Natura per Memorie di ninfa. Un mosaico che dimostra come il Campiello non sia solo un premio, ma un osservatorio privilegiato sulla vitalità della narrativa italiana, capace di spaziare dalla grande tradizione letteraria al fermento giovanile, il significato di un premio così combattuto. Il verdetto di quest'anno ha un valore simbolico particolare. La vittoria per un soffio di Wanda Marasco non è soltanto un aneddoto numerico, ma riflette il vivo confronto di poetiche e stili che attraversa oggi la narrativa italiana. Da una parte la scrittura intensa e lirica di Marasco, dall'altra il respiro storico e corale di Fabio Stassi, 2 visioni diverse, entrambe in grado di conquistare lettori e critica. Il Campiello 2025 sembra ricordarci che la letteratura non ha una sola voce, ma molte, e che la forza della narrativa sta proprio in questa pluralità di sguardi. Il fatto che siano stati i lettori, e non una giuria di soli addetti ai lavori, a decretare il vincitore, rende ancora più prezioso il risultato. È la prova che le storie sanno ancora parlare al cuore e alla mente del pubblico.